Meditazione del mattino, Luisei. Prima di iniziare la meditazione, voglio ringraziare con tutto il mio cuore la magnifica Luisei che sempre illumina il nostro cammino e i miei affezionatissimi iscritti che mi regalano tante gioie. Buongiorno, iniziamo insieme questa giornata. Se ti è possibile ascoltare questa meditazione prima di uscire dal letto, è la cosa migliore. Se non riesci, allora ascoltala quanto prima, la mattina presto. Ora accertati che il tuo corpo sia molto a suo agio. Se ci sono punti di tensione nel tuo corpo, forse provengono da un sogno difficile che hai fatto durante la notte. Respira, portando il tuo respiro in quell'area e lascia andare. Senti quanto sia confortevole per il tuo corpo stare dove si trova. Senti il calore e la pace e sappi che oggi sarà un nuovo giorno, un giorno che non hai mai vissuto prima. So che hai fatto dei piani generali per questa giornata e sai quali saranno alcune delle tue esperienze, ma non le conosci tutte. Quando ci svegliamo la mattina non sappiamo mai esattamente come sarà la giornata e come terminerà. Sorprese piacevoli e avventure meravigliose sono davanti a noi. Tutti i tuoi pensieri creano il tuo futuro. Ogni pensiero che fai crea il tuo futuro. Ora non importa davvero quale tipo di pensieri facessi in passato, in tutte quelle mattine in cui ti sei svegliato prima d'ora. L'unica cosa che davvero conta è il tipo di pensieri che scegli ora di fare, in questo istante, in questo momento. Ora insieme lasciamo andare dalla nostra coscienza tutte le paure, le ansie, la rabbia, il risentimento. Lasciamo andare tutto il senso di colpa, il bisogno di punizione. Lasciamo andare tutta la tristezza, la gelosia. Lascia andare. Questi non sono i pensieri che useremo per creare questo nuovo giorno. Questo è un nuovo giorno, è un nuovo inizio. Senti l'aria mentre entra ed esce dal tuo corpo. È un miracolo così grande il modo in cui il tuo corpo respira. L'aria entra nei polmoni e scende giù fino al cuore, dove si fonde con il sangue. E questo sangue ossigenato viene fatto circolare in tutto il tuo corpo, attraverso le vene, le arterie, giù, fino ai più piccoli capillari, inondando, immergendo e nutrendo ogni cellula del tuo corpo. Non devi neppure pensarci a come fare tutto questo. C'è un'intelligenza dentro il tuo corpo che si prende cura di tutto questo per te. Respira per il tuo corpo
fa battere il tuo cuore, ti permette di digerire il cibo. Questa intelligenza ti permette di vedere, di camminare, di tenere le cose in mano, di comunicare con gli altri e di amare. Ci sono così tante cose nella nostra vita che diamo per scontate. È davvero raro che ci prendiamo del tempo per ringraziare, per essere grati per tanti miracoli che abbiamo nella nostra vita di tutti i giorni e ringraziare per i miracoli che sono i nostri corpi. Troppo spesso ci concentriamo solamente su ciò che non abbiamo. Invece benediciamo il nostro futuro se noi ringraziamo per ciò che abbiamo oggi, perché questo apre la strada affinché il bene possa scorrere dentro di noi in un'abbondanza sempre maggiore. Allora iniziamo apprezzando il letto in cui abbiamo dormito per tutta la notte. Pensa a quanto è caldo e quanto ha tenuto comodo il tuo corpo mentre tu hai sognato, hai dormito, hai rinvigorito la tua mente ed il tuo corpo. Grazie, letto. Benedici i mobili della tua casa che danno conforto al tuo corpo e assolvono a diverse funzioni e a diverse utilità. Tutti noi abbiamo un mobile preferito. Lo hai mai ringraziato per esistere? Per essere lì per te? Ebbene, fallo ora. Pensa al miracolo dell'elettricità che hai in casa. Che meraviglia avere l'elettricità! Pensa a tutte le cose che puoi utilizzare con l'elettricità. Ricordati che i nostri dispositivi sono estensioni di noi stessi. E proprio come i nostri rapporti con le altre persone sono più belli se noi siamo amorevoli con loro. La stessa cosa vale per i nostri rapporti con ciò che chiamiamo cose, dispositivi, automobili, che non si rompono se noi siamo in uno spazio buono e positivo. Allora mentalmente ringrazia il frigorifero per essere lì a mantenere fresco il cibo per te. Grazie fornello, ringrazialo perché ti aiuta a cucinare tutti quei pasti che consumi. Che altro hai nella tua cucina che puoi benedire con il tuo amore? Fallo ora. Pensa ora a quel miracolo moderno che chiamiamo bagno. Anche i re e le regine non avevano la capacità di sperimentare questa comodità che diamo per scontata. Soltanto un secolo fa non esisteva e quindi ringrazia le tubature che ti permettono di rimuovere facilmente i prodotti di scarto. L'acqua calda e l'acqua fredda che è pronta all'uso ogni volta che ne abbiamo bisogno. Ci basta ruotare una manovella. Tutti gli strumenti che ci permettono di lavare il nostro corpo ogni volta che lo desideriamo. Questi sono tutti miracoli. Benedici la radio che ascolti e la televisione che ti intrattiene. Siamo grati per il telefono che ci porta amore
e ci porta a comunicazione con le persone, ovunque esse siano. Benedici il tuo computer e tutta la rete internet che ci aiuta a comunicare con le persone in tutto il pianeta che chiamiamo Terra, in uno spazio temporale di pochi secondi. È un miracolo che noi diamo per scontato. Siamo grati per l'aria che respiriamo e che è così preziosa per noi che diamo assolutamente per scontata. Quando espiriamo, non dobbiamo neanche pensare da dove arriverà il nostro prossimo respiro. E ciò nonostante, questa forza incredibile che ci ha creato ci ha dato abbastanza fiato da durare su questo pianeta per tutta la vita. Allora siamo grati anche per il sole e per la pioggia. Senza la pioggia la vegetazione morirebbe e avremo un pianeta spoglio, senza bellezza e senza cibo. Siamo grati per il vento che pulisce il cielo e per la bellezza della luce della luna. Benedici la vegetazione che ti dà alimento e nutrimento. Ogni volta che mangio, benedico il cibo con amore. Lo ringrazio perché mi dà la vita e mi nutre. Pensa agli abiti che indossi. Pensa alle scelte infinite che abbiamo, scelte di colori, di tessuti, che ci servono per adornare e per confortare il nostro corpo. Se fa caldo, possiamo scegliere degli abiti leggeri e freschi. Se fa freddo, invece, possiamo scegliere tessuti caldi che ci diano conforto. Pensa al miracolo che chiamiamo camminare. Che meraviglia essere in grado di alzarsi e di spostarsi, camminando verso un altro luogo. Grazie, piedi, ringraziali per averti portato in così tanti posti nel mondo. Ora guarda tutte le altre forme di trasporto che abbiamo a nostra disposizione e sii grato per esse. Ci sono i pattini a rotelle, gli skateboard, le biciclette, i bus, i camion, le automobili, i treni, gli aeroplani, le navi che attraversano le acque. Abbiamo una scelta enorme e diamo così per scontate tutte queste cose. Quante volte ti sei arrabbiato quando la tua auto non andava alla perfezione? Benedici la tua auto con amore e sii consapevole del miracolo che è poter entrare in questa macchina comoda che ti porta in giro per tutto il pianeta. Con pochissimi interventi manuali noi possiamo recarci verso la nostra destinazione. È uno dei miracoli quotidiani che viviamo. La prossima volta che il tuo aereo sarà in ritardo, lascia andare la tendenza ad arrabbiarti e invece riconosci la capacità incredibile di poter entrare in un tubo di metallo che sale su nel cielo e rapidamente ci porta in un luogo diverso su questo pianeta. È una delle forme di trasporto più sicure che abbiamo e gli aeroplani hanno bisogno di amore proprio come noi. Lascia che la tua mente esamini tutte le relazioni che hai nella tua vita. Benedici tutte queste relazioni con amore e sii grato per esse. Tutte queste relazioni sono tue insegnanti. So che hai cose speciali nella tua vita
per cui essere grato. E allora prenditi un attimo per far sì che la tua mente gentilmente e amorevolmente riveda la tua vita passato e presente e ringrazia per i luoghi, le persone o le esperienze che ci sono state o sono ancora presenti nella tua vita. È una sensazione così meravigliosa, quella della gratitudine, perché prepara e apre la via per far arrivare ancora più bene nelle nostre vite. C'è una forza e una presenza che risiedono all'interno di tutti noi, che è sempre lì a guidarci e a mostrarci la via e rende il nostro percorso più semplice e scorrevole. Tutto ciò che dobbiamo fare è riconoscere tutto questo e lasciare che operi per noi. Troppo spesso, quando ci alziamo al mattino, usciamo dal letto e cerchiamo di forzare la nostra strada nella vita, controllando tutto da dentro. Ma non è così che funziona questa forza. È come tentare di controllare il respiro o il battito del cuore o la digestione. Se ci provi, non fai altro che interferire e disturbare un ritmo e un flusso naturale dei processi del tuo corpo. La cosa migliore che possiamo fare per i nostri corpi è dargli da mangiare cibi e bevande naturali, fargli fare esercizi piacevoli per noi e lasciare che l'intelligenza che risiede nel nostro corpo si prenda cura di tutto il resto. Altrettanto vale per le nostre vite. Facciamo pensieri positivi e amorevoli. Perdoniamo gli altri e noi stessi. Siamo gentili con noi stessi mentalmente e poi permettiamo all'intelligenza dell'universo di prendere il sopravvento e di creare ciò che è per il nostro bene supremo e per la nostra massima gioia. In questo modo il processo funziona in modo scorrevole. La forza, il potere che ci ha creato, ci ha dato il potere di creare la nostra vita. Il potere è la scelta dei pensieri che facciamo. Abbiamo una scelta infinita di ciò che possiamo scegliere di pensare. Queste scelte creano il nostro futuro. Se scegliamo il male, la rabbia, il risentimento, non faremo altro che creare altro dolore, rabbia e risentimento. Se vogliamo l'amore, dobbiamo fare pensieri amorevoli. Se vogliamo la gioia, dobbiamo fare pensieri gioiosi. Se vogliamo sperimentare la pace e la calma, allora dobbiamo fare pensieri di pace. Se vogliamo la prosperità, allora dobbiamo aprirci alla prosperità mentale. Se vogliamo fluire in modo creativo, allora dobbiamo riconoscere le nostre capacità. Ripeti questo insieme a me, in silenzio, nella tua mente. Io sono un canale aperto per idee divine che possono scorrere attraverso me e la creatività dell'universo ora si esprime attraverso me. Ciò che mi serve sapere mi viene rivelato. Qualunque cosa mi serva arriva a me.
sono protetto e guidato dal divino e la mia strada è resa semplice e scorrevole. Una delle cose che creano tanti problemi a tutti noi sono i pensieri di rabbia, risentimento e di colpa. Allora prendiamoci un momento prima di iniziare attivamente la giornata per sciogliere tutto questo coscientemente, lasciarlo andare dalla nostra mente, dalla nostra coscienza. Ora ripeti insieme a me: lascio andare tutto il bisogno di provare rabbia, risentimento e senso di colpa. Perdono veramente tutti coloro che devono essere perdonati e io perdono me stesso. Non vedo l'ora di iniziare questa giornata con amore, pace, gioia e anticipazione di un bene abbondante in tutte le aree. Ovunque tu debba andare oggi, manda amore a quel luogo prima di arrivarci. Se devi andare a fare la spesa, allora manda amore prima di andarci, prima di andare al supermercato, al negozio. Manda amore all'edificio, manda amore a tutta la merce contenuta nei negozi, a tutte le persone, ai clienti, ai dipendenti e ai proprietari. Sappi che sarai guidato a scegliere in modo perfetto, a scegliere le cose che ti daranno il maggior beneficio. E sia tu che il negozio sarete benedetti nella prosperità. Fai la stessa cosa se devi far riparare qualunque cosa oppure se devi andare da un avvocato. Hai un appuntamento con un medico o con il dentista. Se vai a lavorare questa mattina, fai la stessa cosa. Manda amore prima di arrivare al tuo posto di lavoro. Manda amore all'edificio, alle persone con cui lavori e alle persone per le quali lavori, ai mobili e alle apparecchiature che usi in ufficio e a tutto il resto, a tutte le altre cose con cui entrerai in contatto. Dichiariamo insieme che questo è un giorno creativo, pieno di prosperità, pieno di pace, pieno di amore, pieno di gioia, un giorno nel quale darai il benvenuto al cambiamento e alle avventure perché porterai nuove esperienze, nuove persone nella tua vita. Se c'è qualcuno che pensi di incontrare oggi e che in qualche modo ti irrita, benedicilo con amore. Benedici queste persone con amore e l'amore che mandi loro tornerà a te moltiplicato e ne beneficerai in modi che neanche puoi immaginare. Tutto ciò che diamo torna a noi. Mentre vivrai questa giornata, ripeti più e più volte a te stesso, 2 o 3, 100 volte, non sono neanche sufficienti. Dici a te stesso: io approvo me stesso, io approvo me stesso. Ora ripetilo insieme a me ad alta voce: io approvo me stesso, io approvo me stesso, io sono degno d'amore, sono disposto a cambiare e a imparare un nuovo modo per esprimere e per sperimentare la vita. Ora inizio ad accettare me stesso esattamente come sono. Io approvo me stesso, io approvo me stesso. Fa che questa giornata sia piena di amore per te. Fa che questa giornata sia piena di pace, di calma. Fa che questa giornata ti porti nuove comprensioni,
nuove conoscenze. Fa che questa giornata porti prosperità in attesa. Fa che questa giornata sia una giornata di grande gioia. Questo è il tuo giorno. Questo è un buon giorno. È un nuovo giorno. Questo è uno dei giorni più belli che tu abbia mai vissuto. Questo è un nuovo inizio. Vai avanti e goditi tutto ciò che c'è. Ti amo e staremo insieme nuovamente stasera per chiudere la giornata. Fai qualche respiro profondo e piacevole. Senti l'energia mentre riempie il tuo corpo. Apri gli occhi, allungati. Ora alzati, vai avanti e goditi la giornata.